Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Se state imparando l'italiano e siete già ad un livello intermedio, magari siete interessati ad imparare la routine. In questo video andremo ad analizzare la routine nel passato, nel presente e nel futuro. Così vediamo come funzionano i verbi e andremo a vedere tutte le attività che facciamo ogni giorno. Quindi se siete interessati ad imparare la routine in italiano, guardate il video fino alla fine. Ma adesso... sigla! Questo video in italiano fa parte di una serie di video per livello intermediate, quindi livello intermedio. Quindi se vi piacciono questi video, assicuratevi di essere iscritti al nostro canale, così non vi perderete nessuna lezione in italiano. cliccate quell'icona a forma di campana in modo che possiate ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video nuovo. E adesso cominciamo con la routine nel passato. Quando parliamo nel passato possiamo raccontare gli eventi con due tempi verbali principalmente. Uno è il passato prossimo e l'altro è l'imperfetto. Andremo ad usare il passato prossimo quando raccontiamo cosa abbiamo fatto ieri, ad esempio. E lo andremo a vedere in un attimo. Giulia vi racconterà la sua routine di ieri. L'altro tempo verbale, l'imperfetto, è usato quando ti riferisci ad un'azione che è durata nel tempo, quindi per mesi hai fatto la stessa cosa. Allora lì andrai ad usare l'imperfetto. Ma non ti preoccupare, lo andiamo a vedere con esempi pratici. Andiamo ad analizzare la mia giornata di ieri. Ieri mi sono svegliata alle 7:30. Poi ho fatto colazione. Dopo mi sono lavata, mi sono truccata e sono uscita per fare una passeggiata in centro. All'1 ho cucinato il pranzo e all'1:30 ho mangiato. Nel pomeriggio ho guardato un film. Dopo il film mi sono allenata. Poi alle 19 ho cenato e alle 23 sono andata a dormire. Questa era la routine al passato prossimo. Andiamo adesso a vedere una routine all'imperfetto. Quando ero piccolo mi svegliavo alle 8 perché dovevo andare a scuola alle 8:30. Dopo essermi svegliato facevo colazione con latte e cereali, mi lavavo i denti e poi andavo a scuola. A scuola rimanevo fino alle 4 di pomeriggio perché i miei genitori lavoravano. Alle 4:30 arrivavo a casa dopo essere stato a scuola. Normalmente giocavo o con qualche amico o con qualche vicino di casa. Dopo aver finito di giocare, cenavo, guardavo un film e poi andavo a dormire verso le 10 di sera. Avete visto la differenza tra imperfetto? Sì, è vero, io. E passato prossimo. Se siete interessati comunque ad approfondire la differenza tra questi due tempi verbali, Quindi se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso perché tutti questi video arriveranno a breve. ora andiamo a vedere la routine al tempo presente. Adesso. Ora. Il tempo presente nella routine viene utilizzato per descrivere la routine tipo, ovvero quella che svolgi ogni giorno, anche nel futuro. Io mi sveglio alle 8, dopo faccio colazione, mangio latte e cereali,
Alle 8:30 mi lavo, mi vesto e vado a lavoro. Alle 4 finisco di lavorare, torno a casa e alle 6 vado in palestra. Alle 7 torno a casa, cucino la cena e alle 8 mangio. Alle 9 di solito guardo un film e poi verso le 11 vado a dormire. Questa, ragazzi, è la mia giornata tipo e come potete vedere tutti i verbi sono al tempo presente perché è quello che normalmente di solito ogni giorno faccio. Per quanto riguarda la mia giornata tipo, invece, il mio lavoro inizia abbastanza presto, quindi mi sveglio alle 6. Alle 6:15 faccio colazione, lavo i denti, faccio una doccia e alle 6:30 esco di casa. Guido per mezz'ora e arrivo in ufficio alle 7. In ufficio lavoro fino alle 11:30 e poi vado a pranzo. Ricomincio a lavorare alle 12:30 per tutto il pomeriggio, fino alle 5. Torno a casa verso le 5:30 e finalmente ho tempo per suonare la chitarra. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. In settimana cerco di andare a dormire abbastanza presto perché ho bisogno delle mie 8 ore di sonno, altrimenti il giorno dopo a lavoro non sono produttivo. Ok amici, adesso avete visto la routine nel tempo presente. Come potete vedere, quando si descrive la propria routine, ci sono tantissimi verbi riflessivi. Se non sapete cosa sono i verbi riflessivi, O se non sapete usarli correttamente, mi raccomando, rimanete attivi sul nostro canale perché ogni mercoledì e ogni venerdì esce una nuova lezione di italiano. i verbi riflessivi sono uno degli argomenti delle prossime settimane. Quindi ragazzi, mi raccomando, studiamo l'italiano insieme. E prima di chiudere il video andiamo a vedere la routine nel futuro. Perché vi serve la routine nel futuro? Il tempo futuro nella routine lo utilizziamo quando sappiamo che avverrà un cambiamento nel futuro. Quindi se stiamo programmando una vacanza o se cambierete lavoro, le vostre abitudini cambieranno. Andiamo subito a vedere come funziona. Per cambiare un po' rispetto alle routine che abbiamo visto prima, andremo ad usare la prima persona plurale, quindi noi. Pensiamo a questo scenario: abbiamo pianificato una vacanza, o meglio, io ho pianificato una vacanza e devo spiegare a Giulia che cosa andremo a fare in questa vacanza. Ok? In Sicilia. La vacanza durerà una settimana. Tutta la settimana ci sveglieremo alle 9, andremo al mare verso le 10, ci rilasseremo in spiaggia fino all'1 di pomeriggio, mangeremo un panino e poi continueremo a goderci l'estate siciliana. Rimarremo in spiaggia magari fino alle 5, torneremo a casa, ci faremo una doccia e ci faremo belli per la serata. Nella mia serata ideale andremo a mangiare in un buon ristorante, mangeremo il cibo tipico della Sicilia e poi andremo tutti a ballare. Però non ogni sera, perché sennò le energie mi finiscono il primo giorno. Va bene, sabato sera. Ok amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di cliccare mi piace e commentare. Se volete vedere più contenuto rispetto a quello che è già pubblicato su YouTube, andate a vedere la nostra pagina Instagram dove postiamo un sacco di storie, un sacco di foto e se volete mettervi alla prova ci sono tantissimi indovinelli della grammatica italiana, delle nostre usanze e tant'altro. Quindi andate a vedere il nostro account Instagram, troverete il link diretto sulla copertina del canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici! Ciao! Ciao!